Bentornati a Scoring for Films da Vito Lorè e Fabrizio Campanelli. Allora, visto che di lavoro noi scriviamo musica e visto che in questo periodo si parla quasi esclusivamente di AI, anche considerando il fatto che abbiamo sentito anche delle cose incredibili, delle boiate e delle bestialità grosse come questo edificio, ho detto, vogliamo dire la nostra, Fabri? E diciamola tutta. Diciamola. Il primo punto ovviamente è questa sorta di sensazione che ti assale euforicamente pensando di avere la vita facile. La tua strada verso l'output creativo spianata e soprattutto anche irrobustita da questa sapienza artificiale. Allora, cominciamo a dire la tua strada verso l'output. Sul creativo avrei moltissime cose da dire. Noi non siamo assolutamente contrari alle AI, sappiamo perfettamente che tanto comunque il progresso non lo fermi, però quello che vogliamo farvi passare oggi è che cosa ne pensano due professionisti di quello che sta succedendo, anche insomma di quello che succederà in prospettiva. Noi tutti qua dentro usiamo l'AI. Ad esempio, devo scrivere un testo, non faccio scrivere il testo all'AI, mi confronto su quello che sto scrivendo per avere un ampliamento delle mie possibilità, dei miei orizzonti. Questo presuppone comunque del tempo. Certo. Del tempo impiegato. Estendiamo il percorso non al modello linguistico, ma in questo caso ad esempio a su uno che oggi è sulla bocca di tutti, al modello generativo. Nelle orecchie di tutti. Nelle orecchie di tutti. Modello generativo musicale. Quello che ci interessa è questa sorta di impressione di facilità nel fare le cose. Se qualcuno non ha un bagaglio tecnico, linguistico adeguatamente sviluppato, è ovvio che avrà la tentazione di abbandonarsi all'utilizzo delle AI per produrre le cose al posto suo. Tutto ciò, prima di prendere in considerazione gli effetti negativi di questo processo, impiega del tempo. E il problema del controllo di ciò che fa l'AI è uno dei problemi più importanti nella valutazione dei costi e delle opportunità legate all'impiego delle stesse. Ovvero, io posso far fare centinaia di pezzi, dovrò ascoltarli tutti, dovrò capire cosa c'è che non va, dovrò cambiare il prompt, il famoso prompt, il famigerato prompt. I creatori di prompt. Io stesso utilizzo ad esempio del Midjourney per fare delle immagini. Certo, anch'io tutte le copertine dei miei video sul mio canale sono fatte tutte con Midjourney. O Pixels per fare anche delle nostre cover, eccetera. Ma non vengono i risultati esattamente dopo un click. Bisogna provare, procedere per trial and errors, quindi andare avanti per tentativi, correggendo il prompt e facendo fare tante prove alla macchina per arrivare al risultato che noi vogliamo ottenere. Chiudiamo il discorso della velocità. Vito, tu devi registrare 3 archi. Preferiresti farlo in un'oretta in studio o farlo in 2 orette con l'AI? Ovviamente in un'oretta in studio, ecco, ovviamente. Allora, il punto è che in ogni aspetto produttivo il rapporto tempo-risultato è centrale. Il tempo è denaro. Le ore spese sull'AI non sono gratis, sono denaro. Ho parlato tante volte anche sul mio canale di quella che ho chiamato la democratizzazione della musica, nel senso che negli ultimi anni software e hardware che fino a magari 20 anni fa costavano cifre veramente proibitive sono diventati di accesso abbastanza semplici, insomma costano cifre assolutamente affrontabili praticamente per chiunque. Però questa cosa è chiaro che se si va a confrontare con un qualcosa di gratuito o comunque che ha un costo veramente irrisorio, entriamo anche noi nel di ma perché devo spendere anche poco se posso spendere niente? Esatto. E allora qui entra il discorso che tu facevi prima sul tempo, che è sacrosanto, però la persona in questione dice vabbè sì, ci metto il tempo ma non tiro fuori soldi. No, tiro fuori soldi subito. Che poi li tiro fuori dopo. Questa quantità di roba che viene prodotto, questa sorta di bulimia, tanto è gratis, ma sì, scrivi tanta roba, articoli, ma poi questa roba qui va controllata.
Ovviamente, Certo. perché ovviamente state attenti che anche l'AI ancora oggi, forse un domani sarà infallibile, ma ne dice di stupidaggini, proprio di cose false, sbagliate, completamente inventate. E se non sono sbagliate, probabilmente non saranno le cose che vorresti dire tu. Certo. E quindi dovrai correggerle, perché comunque magari non rispondono esattamente alle tue intenzioni originarie. Ma Vito, problema che abbiamo tirato fuori prima, ma di chi è il brano che hai prodotto, Allora, felice, contento, gasato? Hai detto Fabrizio, guarda, ho fatto un sta roba, pezzone, senti che anzi roba. ho fatto un promptone, guarda. Ricordiamo sempre il dettaglio che ci sono 2 binari legati al brano musicale, la proprietà intellettuale, intesa come diritto d'autore e diritti editoriali, se ce ne c'è sono. un editore, se fa in capo l'editore, e il diritto del fonogramma, la proprietà del Master, fonogramma, il master. definito master, Esatto. ok? Quindi noi generiamo un brano. Quel brano è stato composto da un computer. Chi è il titolare del diritto d'autore del brano generato dall'AI? Nessuno. Nobody. Sicuramente non tu, comunque. Sicuramente non tu. Ecco, su non questo è tu. sicuro. Esatto. Chi è il titolare del diritto di sfruttamento del fonogramma, cioè chi ha la titolarità del master, dipende dal piano sottoscritto. Appunto, se è un piano gratuito non hai questa possibilità, se hai un piano a pagamento invece, diciamo così, teoricamente il master è tuo, ma la cosa è in divenire, perché si dice, momento, tu non puoi avere il master e sfruttare economicamente una cosa Non che ha ha fatto senso. un computer, Esatto, non ha nessun alcun senso. senso. Leggiamo sull'help di Suno che cosa dice. In sintesi dice quello che abbiamo detto riguardo al piano a pagamento o riguardo al piano gratuito, ma soprattutto dice che quello che viene generato non può essere sottoposto a copyright, Ad quindi esempio, al diritto d'autore. negli Stati Uniti è molto chiaro che o lo fa un umano o non è proteggibile. Ecco, io questa frase che dice adesso la vorrei scrivere con un neon a caratteri cubitali. Writing the prompt does not constitute the creation of the song. Scrivere il prompt da cui viene generata la canzone Non costituisce la creazione della canzone. anche se ne abbiamo sentito in questo periodo, ma io faccio il prompt, allora io no, non funziona così. Se si dovesse arrivare a un punto in cui un brano creato dall'AI iniziasse a generare dei profitti legati al diritto d'autore, beh, allora io credo che tutta la collettività di partecipanti a una collecting society, tutti gli aderenti, tutti gli autori, dovrebbero avere pro quota ripartiti i proventi di quella AI. Sì, perché il risultato di quello che fa l'AI non è altro che un prendere di qua e di là, per cui Ha preso da me, ha preso da te, ha preso da Morricone, ha preso da 200 milioni di altri, cioè, e quindi è questo che fa, attenzione, l'AI non crea niente di nuovo, questa cosa è la morte della creatività, è la morte dell'innovazione soprattutto. Assolutamente. Io oggi sono venuto in studio da Fabrizio, lui mi ha fatto ascoltare un pezzo che ha registrato l'altro giorno, cantato, non ci crederete, da una cantante Sì, vera, in carne e ossa, viva. E ascoltando questo pezzo senti proprio tutte le consonanti, il lavoro che è stato fatto, è l'intenzione. l'intenzione È quello il punto. non basta una nota e una parola abbinata a una nota per fare in modo che quella nota esprima qualcosa, tantomeno il concetto espresso nella parola. Secondo me c'è un grosso pericolo legato alle facoltà espressive e addirittura alla libertà di espressione. Innanzitutto si innesta un circolo vizioso regressivo. Nelle persone che non hanno, come dire, questo ardore nel masochisticamente passare ore e ore a leggere, a studiare, a approfondire, a imparare strumenti per esprimere la propria creatività, i propri pensieri in qualsiasi forma essi siano, questa facilità, diciamo, di trovare qualcuno disposto a fare le cose al posto tuo, io lo chiamerei ghostwriting, Ma vabbè, ok? lo chiamerei anch'io. Ma va bene, può generare un effetto proprio regressivo, cioè un abdicare alla propria facoltà
che ci è data di esprimerci con i nostri strumenti, e addirittura può far arrivare un sempre più ampio numero di persone a un punto in cui la loro espressività sia dipendente totalmente dall'operatività di macchine o, di o software, comunque certo. di altri Sì, enti. e questa ok? cosa ha anche come dire, un'efficacia negativa dal punto di vista, diciamo, pedagogico, nel senso che già oggi passa un po' troppo facilmente il concetto che nella vita alla fine non conta tanto sbattersi, che magari fai il video giusto su TikTok e svolti. Molte piattaforme, molti social sono veramente il regno di chi non sa fare un tubazzo di niente, però magari trova una chiave per cui può avere il suo, come diceva Andy Warhol, il suo quarto d'ora di notorietà. Non è che per forza bisogna darsi per forza le martellate sui genitali, perché altrimenti non ottieni un risultato. Ma il risultato che ottieni non è solo frutto della tua esperienza, ma è frutto del tuo percorso di crescita. Quando voi andate da un medico specializzato in qualcosa e gli date 400 euro per la visita, non state pagando quello di tempo, state pagando tutto quello che lui ha impiegato in esperienza, in interventi che ha fatto, in sapere in quale maniera l'intervento può essere più facile, più difficile, più pericoloso o meno pericoloso. Quello state pagando in quell'ora, in certi casi scarsa di visita, e alla fine in musica o in arte in generale non è tanto diverso. Assolutamente no. Il fattore piacere è un fattore abbastanza importante nell'ambito espressivo e creativo. Io faccio questa attività perché ho piacere nel farla, e provo piacere nel farla se la faccio bene, se la faccio raggiungendo un grado di complessità che soddisfi il mio desiderio di evolvermi, di crescere e di provare soddisfazione nell'aver espresso qualcosa. Ma se noi abdichiamo anche al principio di piacere, allora cosa ci rimane? Cioè, non è obbligatorio esprimersi. Se qualcuno non ha niente da dire, non è che per forza deve dirlo. Non l'ha ordinato il medico, a proposito. Lo fa se ha piacere nel farlo, ma se ha piacere nel farlo, il piacere esige sempre un maggior grado di approfondimento, che non è certo gratuito, non è certo privo di un dispendio di energie, di ore, di tempo, ma che corrisponde alla complessità del mondo che ci circonda. Se il nostro vocabolario in termini espressivi è ridotto e si riduce sempre di più, il mondo attorno a noi, rappresentato nel nostro cervello, si riduce allo stesso modo. Poche parole esprimono concetti più semplici e di conseguenza idee più limitate, e di conseguenza ci atrofizziamo, ci rimbambiamo, è detto in altri Esatto, termini, cioè, senza girarci troppo intorno, insomma. E questo è il famoso regresso. In più abbiamo un grosso problema a livello di mercato. Esatto. Perché, senza contare i musicisti a cui questa cosa toglie lavoro, io non sto neanche troppo a frignare su questa cosa qui, perché faccio sempre l'esempio che nell'Ottocento c'era uno che di lavoro andava con una candela ad accendere i lampioni per strada ecco, quando è arrivata la luce elettrica, incredibilmente quel signore è stato disoccupato, per cui non stiamo qui a frignare necessariamente, però capite che questo è talmente uno sconvolgimento del mercato che sta avvenendo in tempi così veloci che tante persone non hanno forse ancora capito che un certo tipo di mercato è andato. No, e viene sbandierato come argomento a supporto, diciamo, di un certo grado di sostenibilità di questa innovazione, il ricollocamento. Cioè, no, beh, certo, prima tu facevi musica, adesso farai prompt. Ricollocarsi, ricreare un ambito professionale diverso non è una cosa che accade per nessuna persona nell'arco di un tempo così stretto come quello con cui ci troviamo a che fare relativamente allo sviluppo tecnologico di oggi. Questa è una favoletta che ci vogliono raccontare, ci vogliamo raccontare, ma non è così. Il famoso omino che chiudeva le candele faceva un lavoro manuale. Quel lavoro manuale poteva essere, sì, magari più facilmente ricollocabile, ma oggi, per la prima volta forse nella storia dell'umanità,
La sostituzione non avviene sul lavoro manuale, avviene sul lavoro intellettuale. Cioè, quello che l'AI minaccia è la tua creatività, la tua capacità di immaginare, la tua capacità di ragionare e insomma ricollocare queste capacità magari sviluppate in un certo ambito professionale di qualsiasi tipo e in un certo schema. Utilizzarli in un ambito completamente diverso non è assolutamente facile, automatico e scontato. E questo sarà un gran casino. Ecco, oltre al problema che abbiamo detto prima, cioè che l'intelligenza artificiale di per sé non genera niente, ma semplicemente prende un po' da questo e un po' da quell'altro, oggi c'è un altro meccanismo che vedo fare molto più spesso e che francamente mi preoccupa molto. Vedo dei ragazzi che magari scrivono una canzone, magari anche una buona idea, e dopo averla scritta fanno questo passaggio dentro l'AI che trasforma quel pezzo da una cosa molto semplice, molto grezza, a qualcosa di magari più accattivante, già con un po' un arrangiamento. Questa cosa, oltre al fatto che un arrangiamento bisognerebbe saperlo fare, eccetera, eccetera, se non stiamo a fare discorsi di questo tipo, ma oltre a questo c'è un altro piccolo problema. Ragazzi, guardate che nel momento in cui voi, a maggior ragione se il pezzo l'avete scritto, lo mettete lì dentro, lo state regalando alle AI. Perché non potrete sapere se un domani una parte di quel pezzo verrà data a un musicista di Brisbane o di Ottawa o di Kathmandu o della Papuasia, perché quello che mettete dentro va a fare la mangiatoia globale. Non solo, contribuisce alla mangiatoia. Abbiamo già raggiunto il punto in cui il training delle macchine è fatto con input generati dalle macchine e quindi la macchina si allena su se stessa, perché il materiale ormai generato dalle macchine pare che sia superiore a quello generato dagli umani. Quindi, siccome la macchina mette insieme delle cose sulla base di ciò che statisticamente in quel momento appare come la più giusta, tutto ciò che è stato introdotto, la base da cui estrapolare tutto il puzzle di frammenti per generare la sua risposta, tutta questa base finirà per essere popolata massivamente da tutte le risposte generate dalle macchine. E già prima c'era un totale appiattimento e omologazione. Il risultato, man mano che andiamo avanti con le macchine che allenano loro stesse, sarà totalmente appiattito su tutto ciò che è stato già sentito e ricombinato. Imparare dai propri errori è uno dei tantissimi elementi che concorrono a formare la nostra espressività, il nostro output, e non per forza solo un rimaneggiamento di tutto ciò che abbiamo imparato su base statistica. Certo. Il fenomeno inflattivo, che tra l'altro mostruoso, contribuisce a riempire tutto il panorama che già ormai è ultra saturo di paccottiglia, diciamo, di cose inutili, e attenzione a una cosa: l'inflazione è inflazione anche se fosse fatta di capolavori. Comunque, anche se fossero tutti capolavori, il processo inflattivo comporta evidentemente un abbassamento del valore intrinseco di quei lavori. Figuriamoci quando non sono neanche capolavori, ma solo cose confezionate decentemente bene, che ha un orecchio poco allenato e soprattutto che non ha uno spirito critico, che non sente quelle consonanti, che non sente quelle intenzioni nella voce, ma che sente semplicemente una nota, una melodia con delle parole appiccicate. A un orecchio del genere può andare bene, benissimo. Va benissimo, ma possiamo usarlo come sottofondo. Va bene, il mercato delle libraries ormai è andato. Vito mi chiede di scrivere una colonna sonora, di comporre una colonna sonora. Ma a che cosa serve l'AI in sostituzione mia? Serve a dare una sua lettura della scena? Serve a dare una sua lettura del mondo? Serve a compiere delle scelte al posto mio? Perché questo è il problema principale. Quando noi ci mettiamo a scrivere della musica, a produrre anche i suoni, no? A produrla proprio, noi ci mettiamo a infilare tutta una serie di scelte che sono frutto della nostra valutazione. Scegliere come cantare quelle consonanti, scegliere come muovere un percorso tematico, scegliere quali timbri alternare.
tutta la nostra espressività si basa su una somma di scelte che noi operiamo. Se le facciamo operare a una macchina, sono scelte di una macchina, non sono nostre. E allora, quelle scelte a quale obiettivo rispondono? Questa è la domanda. All'obiettivo di semplificarci la vita nella convinzione che non c'è bisogno di sapere le cose per generare le cose. Però che è un'illusione, è l'illusione del secolo questa. Sì, che va bene per un sottofondino, ma io che ascolto qualsiasi momento, diciamo, espressivo di un artista, io voglio vedere che visione lui ha del mondo, che cosa mi racconta della sua vita, delle sue esperienze, come mi fa sognare. A me cosa importa di quale visione del mondo ha un server? No, francamente pochino. Francamente pochino. Poi c'è un altro procedimento che già sta succedendo, che vediamo succedere, e cioè che tante case di produzione dicono: perché devo pagare anche poco un giovane compositore quando posso avere una cosa con le AI che costa zero? Questa cosa, guardate, che non influisce tanto sul nostro lavoro, che dato che sono un numero considerevole di anni che lo facciamo, alla fine abbiamo i piedi in tante scarpe, influisce sul lavoro dei ragazzi, di quelli che oggi si stanno approcciando a questa cosa e che rischiano di perdere l'opportunità di farsi le ossa, come abbiamo fatto tutti, magari con produzioni più piccole e così via, insomma. Per cui anche qui, se non c'è una regolamentazione, in ACMF sono stati la prima associazione che nello statuto ha detto: non possiamo generare qualcosa con le AI e poi spacciarlo per nostro. Non avrebbe senso, dai. Non avrebbe senso, però capisci, questa roba qui porterà veramente a un ulteriore appiattimento, per cui mediamente vi direi mala tempora currunt. Dopodiché come la chiudiamo, Fabio? La chiudiamo così: poniamo il caso magari tra 6 mesi o tra 6 anni o tra 2000 anni in cui arriviamo alla creazione, alla Blade Runner del cyborg. Non sarà la presenza di un cyborg sostitutiva di ogni altra esperienza. Ci sarà qualcuno come Vito Lorè che è in grado di fare qualcosa allo stesso livello, va benissimo. Ci saranno 2 attori in gioco che faranno le cose a quel livello, ma io magari avrò voglia di sentire che cosa pensa Vito Lorè dell'universo. Poi magari alla volta successiva è quello che pensa un replicante Roy Batty. Le questioni sul tavolo sono tantissime, scrivete nei commenti qual è la vostra opinione e soprattutto qual è secondo voi lo scenario futuro piuttosto prossimo, direi. Sì, molto. Dopodiché, se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, lasciate un like, lasciate hype, che è sempre gradito, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!